L'uomo ha esplorato il mondo in cui vive, dalle altezze delle montagne alle profondità dell'oceano. Si può dire che lo conosce palmo a palmo. Conosce anche il proprio corpo fisico. E ha scoperto il funzionamento. E non c'è quasi segreto che dal punto di vista fisico non abbia rivelato. Però manca di una cosa fondamentale. Conoscere il proprio spirito. Sapere da dove veniamo, dove siamo diretti. Così gli uomini in quest'epoca vivono in un grande mistero. Anche il Cristo diceva: nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Dobbiamo morire al mondo dei sensi e rinascere nel regno dello Spirito. Emerson diceva che dobbiamo compiere un salto mortale, morire appunto al mondo materiale e rinascere in quello spirituale. Una volta un maestro stava passeggiando con alcuni discepoli lungo un ruscello. Ecco che gli chiesero: Maestro, in che modo possiamo realizzare l'autentica conoscenza? Il maestro disse: fra poco ve lo mostrerò. Proseguendo nella loro passeggiata lungo il ruscello, arrivarono a un laghetto. In questo laghetto c'erano delle trote, le quali saltavano fuori dall'acqua per qualche istante e poi rientravano nel loro elemento. Disse il maestro: vedete, per raggiungere l'autentica conoscenza dovete fare come queste trote. Dal mondo fisico, che è apparentemente l'elemento in cui vivete, dovete elevarvi nel mondo spirituale. Allora raggiungerete la vera conoscenza. Così i maestri vengono appunto di tempo in tempo per darci questa seconda nascita. I nostri genitori ci hanno dato la nascita nel corpo fisico. Questa è una grande cosa, perché il corpo fisico è il più elevato dell'intera creazione. Ma
Coi sensi fisici non possiamo conoscere l'autentica realtà, che è al di là del mondo materiale. Così i maestri vengono per darci la seconda nascita, la vera nascita, la nascita nello spirito. Aprono l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, ci fanno contemplare la luce divina, ci fanno ascoltare la melodia divina onnipervadente. E allora siamo veramente rinati. Diceva appunto l'Upanishad, quando i cinque sensi e la mente cessano ogni attività, allora raggiungiamo il fine supremo dell'esistenza. Così quegli stessi discepoli chiesero al maestro, ma per fare questo balzo nel mondo dello spirito, cosa dobbiamo fare? Spiegò il maestro, dovete raggiungere l'assoluta immobilità. Ecco, qualche giorno dopo questi discepoli incontrarono ancora il maestro e dissero, maestro, abbiamo meditato nell'immobilità assoluta, ma non abbiamo raggiunto alcuna esperienza spirituale. Disse il maestro, ma l'immobilità più difficile da realizzare è quella della mente. Insieme all'immobilità dei sensi occorre che anche la mente sia completamente acquietata. Allora veramente si raggiunge la suprema conoscenza. Così in quest'epoca lo spirito umano è prigioniero. Nella sua caduta verso il basso è stato imprigionato in una duplice gabbia, si potrebbe dire, una duplice prigione, i sensi e la mente. I maestri vengono appunto per darci la liberazione. Conoscere il nostro spirito e conoscere Dio è veramente l'autentico scopo dell'esistenza. Se non realizziamo questo scopo, la nostra vita è vissuta invano. Così miriadi di persone vengono in questo mondo, ma pochissime in quest'epoca sono quelle che raggiungono la vera conoscenza. Così gli uomini vagano nelle tenebre più assolute, naturalmente
vagando nelle tenebre, inciampano ad ogni passo. Così i maestri ci parlano della rinascita. Ma per rinascere bisogna prima morire. Dobbiamo morire al mondo dei sensi e rinascere nel mondo più luminoso, più armonioso dello spirito. Diceva Sheikh Farid, un grande mistico del Medio Oriente: "Oh Signore, io vivo in te e sono morto a me stesso. Dobbiamo far morire il nostro piccolo ego. Dobbiamo imparare come annullare le percezioni dei nostri sensi fisici. Morire per qualche istante al mondo materiale. Allora rinasceremo nel mondo più elevato dello spirito. Avremo realizzato l'autentica meta dell'esistenza. Conoscere noi stessi e conoscere Dio. Una volta c'era un uomo che per realizzare la conoscenza andava tutti i giorni a meditare in mezzo alle tombe, in un cimitero. Ecco che un saggio passò da quella zona, vide quest'uomo che meditava in mezzo alle tombe, chiese: ma cosa fa quell'uomo? Disse: è diverso tempo che ogni giorno va a meditare in mezzo alle tombe, però non l'abbiamo visto cambiare, è sempre quello di prima, non sembra che abbia realizzato qualche progresso spirituale come lui vorrebbe. E allora questo saggio gli andò a parlare, gli disse: guarda, tu qui sei un uomo vivo in mezzo ai morti, invece dovresti essere un uomo che è morto, che vive in mezzo ai vivi. Dovresti morire al mondo dei sensi, al tuo piccolo ego, e allora potresti vivere in mezzo alla gente. Così quando abbiamo imparato come elevarci al di sopra della coscienza fisica e entrare nei mondi dello spirito, abbiamo realizzato la cosa più fruttuosa di questa esistenza. La nostra vita finalmente comincia a dare i suoi veri frutti. Lungo le spiagge c'è un albero molto robusto che resiste ai venti e alle tempeste.
è l'albero dell'agave. Ma questo albero ha una caratteristica particolare. Quando muore, sviluppa un fiore meraviglioso. Quando ha dato al mondo questo fiore, e allora muore. Così gli alberi che forniscono il legno realizzano il loro scopo morendo. Quando muoiono danno legno da costruzione, legno da ardere, realizzano la propria vera utilità. È come la candela che morendo gradualmente, sciogliendosi, dà luce. Così per realizzare il fine supremo dell'esistenza, dare i nostri autentici frutti, essere veramente utile a noi stessi e agli altri. Anche noi dobbiamo morire al mondo dei sensi. È una morte virtuale che però ci dà la vera vita. Impara a morire per cominciare a vivere, dicono appunto i maestri. C'era Kabir diceva: la morte che spaventa la gente, per me significa come quando lo sposo va incontro alla sposa. Quando abbiamo imparato questo processo, non abbiamo neanche più paura della morte, perché abbiamo compreso una cosa fondamentale, che la morte in natura non esiste, è solo un cambiamento di stato. Avendo imparato questo processo, possiamo a volontà penetrare nei mondi più beati, luminosi, armoniosi dello spirito. Prima ancora di aver abbandonato questo mondo, lo abbiamo già sperimentato i luoghi dove dovremo andare. E quindi, quando non abbiamo più paura della morte, di che cosa potremo avere paura? Non ci fa più paura neanche la vita, con tutte le sue calamità, i suoi ostacoli. Veramente ci siamo elevati al di sopra di tutto. Il Buddha diceva nei suoi sutra: il vero discepolo deve annientare i desideri. Deve essere distaccata da nome e forma. Deve essere privo di attaccamenti verso le cose della materia. Deve essere libero dalle passioni. Questo, secondo il Buddha, è l'autentico discepolo. Che si è distaccato da tutto e vive
nel mondo dello spirito mentre ancora in vita nel corpo. Ma vediamo se l'uomo contemporaneo è in grado di realizzare tutto questo. Sembra che l'uomo attuale faccia proprio tutto il contrario. Il Buddha dice che il vero discepolo deve annientare i desideri. Ma voi provate a accendere un televisore, guardare una rivista, un giornale. Attraverso la pubblicità creano continui desideri, anche quelli che noi abbiamo. Un'auto più grande, una casa più bella e così via. Poi deve essere distaccata da nome e forma. Ma l'uomo attuale, attraverso internet, cerca proprio di dare un'idea di se stesso che sia il più splendida, la più lodevole possibile. Sempre però lontano dalla vera realtà della sua esistenza. Attraverso internet si crea di se stessi un'immagine virtuale. Invece di essere distaccati dal proprio nome, se ne diventa quanto mai prigionieri. Poi deve essere distaccato dai beni materiali. Gli uomini cercano di accumulare più denaro possibile, di avere più beni di questo mondo, il più possibile. Hanno anche tante cose superflue, di cui poi finiscono per rimanere prigionieri. E infine diceva il Buddha nel suo sutra, l'autentico discepolo cosa deve fare? Deve essere libero dalle passioni di questo mondo. Ma diceva il grande maestro Kirpal-Singh, se voi analizzate a fondo gli uomini di che cosa sono prigionieri particolarmente, di che cosa pensano continuamente, alle donne e al denaro. Sono prigionieri di queste passioni insaziabili. Invece il vero discepolo può possedere qualunque cosa di questo mondo, ma con distacco. Sa che sono doni di Dio che dovrà alla fine abbandonare, restituire a chi gliel'ha dati. E quindi condurre questa vita allegramente, il più possibile lietamente, ma guidato dallo Spirito, non dai sensi che rendono prigioniera la mente. Per questo Guru Nanak diceva, mentre vivi, preoccupati di una cosa importante, di giungere già
mentre sei in vita, dove dovrai andare dopo la morte. Quando conosciamo il mondo dello spirito, veramente non rimane nient'altro da conoscere. Per questo fin dall'antichità i maestri dicevano: conosci te stesso. Quando abbiamo conosciuto noi stessi non rimane nient'altro da conoscere. E ora due parole riguardanti un evento che sta condizionando un po' il mondo. La guerra che si sta combattendo nei paesi dell'Europa dell'Est. Ormai quando c'è una guerra non può essere limitata a quel luogo, ha conseguenze globali. Tutto il mondo ne viene condizionato. E la guerra è la più grande calamità che possa accadere all'essere umano. Gli uomini affrontano altri uomini semplicemente con uno scopo, ucciderli. È una cosa veramente assurda. Che figli del medesimo Dio si possano odiare fino a tal punto. Perché nelle guerre non sono coinvolti oggi solo i soldati che le combattono, ma intere popolazioni ne subiscono le conseguenze. Il freddo, la fame, il pericolo, il rischio della morte. Vengono coinvolte anche persone che hanno poco a che fare con la guerra. Quindi la pace è la cosa più importante. Senza la pace non ci può essere prosperità. Per questo noi abbiamo fatto 3 conferenze intitolate appunto Conferenze mondiali per la pace e la prosperità dei popoli. È solo attraverso la pace che si può realizzare la prosperità. E al termine di queste conferenze mondiali abbiamo stilato un resoconto. Questo resoconto è stato distribuito ai governi delle maggiori nazioni del mondo. Se i governi seguissero quelle raccomandazioni, non solo non ci sarebbero più guerre e conflitti, ma ci sarebbe autentica prosperità. Credo che noi in confini
limitati attualmente, cerchiamo appunto di realizzare nel centro dell'uomo. Quando siamo in pace con noi stessi e con gli altri, allora possiamo creare anche vera prosperità. Per cui il nostro invito quale deve essere? Che queste nazioni in conflitto si affrettino a raggiungere la pace. Ciascuno deve essere in grado di rinunciare a qualcosa per poter realizzare la pace. E se guardassero l'uno all'altro con questo sentimento, la pace potrebbe essere realizzata. Perché in questo mondo, in definitiva, quella è la cosa più grande. È vivere per gli altri. Quando invece viviamo solo per noi stessi, allora non ci può essere felicità autentica.